Ecco l'autunno in un morso. La combinazione inusuale di zucca, cioccolato e spezie renderà questo plum cake indimenticabile. Avrà una piacevole consistenza umida e soffice che vi stupirà. Siete pronti a prepararlo insieme a me? Bene, allora lasciate il grembiuli che iniziamo subito a cucinare. Pronto è servito. Ma prima di iniziare, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo adesso, per voi è gratis, ma per me è un grande aiuto. E adesso iniziamo. Allora, come prima cosa dobbiamo ottenere della purea di zucca. Per farla dobbiamo lessare un po' di zucca, io in questo caso l'ho già lessata, dopodiché la dobbiamo frullare finemente. Vi ricordo che come sempre la scheda degli ingredienti la troverete alla fine del video. Trasferiamo la purea appena ottenuta all'interno di una ciotola. Inseriamo ora lo zucchero di canna, lo yogurt e per finire l'olio di semi. E servendoci di una frusta iniziamo a mescolare tutti questi ingredienti. Dobbiamo attendere che lo zucchero si sia completamente sciolto. Bene, come vi dicevo, questo sarà un plum cake speziato, quindi incominciamo ad inserire tutte le spezie. Iniziamo dalla curcuma, la cannella e per finire i chiodi di garofano. E continuiamo a mescolare. E adesso, prima di inserire la farina, aggiungiamo un pizzico di sale e un po' di estratto di vaniglia. Ora setacciamo il lievito all'interno della ciotola con la farina. Diamo una mescolata, dopodiché aggiungiamo la farina all'interno del composto poco alla volta. Bene, l'impasto è pronto, ora non ci resta che dividerlo in due parti uguali. In una metà andiamo a setacciare del cacao amaro. Inseriamo 2 cucchiai di latte per bilanciare la consistenza e mescoliamo. E ora ci occorrerà uno stampo per plum cake, questo è uno stampo da 25 x 11. Io ho già applicato lo staccante, se voi non avete lo staccante potete utilizzare del semplice burro o olio. Per ottenere quel gradevole effetto marmorizzato non dobbiamo fare altro che inserire la base in modo alternata, quindi alternare il cacao con la base chiara. Ripetiamo questo procedimento fino a terminare tutto l'impasto. E adesso siamo pronti per infornare con forno statico 180 gradi per circa 60 minuti, ma vale sempre la regola dello stecchino. Una volta sfornata la lasciamo raffreddare, nel frattempo noi prepariamo la glassa. Sciogliamo a microonde o a bagnomaria un po' di cioccolato fondente.
Quando il cioccolato si sarà sciolto, se volete che rimanga cremoso, aggiungete una noce di burro, altrimenti lo lasciate così. Ora siamo pronti per glassare il nostro plum cake. E per finire diamo una bella spolverata di granellati pistacchi o di nocciole. E adesso il nostro plum cake, zucca e cioccolato è pronto per essere gustato. Pronto e servito! Pronto e servito.